Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di Ferdinand Gamper. Ma chi è questo misterioso killer? Cosa si nasconde dietro la sua psicologia? Sentite qua, ma prima di iniziare come sempre mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare tantissimo e di lasciare un bel like. Ma diamo il via insieme a tutta questa vicenda che davvero ha sconvolto tutta l'Italia. Ferdinand Gamper è nato a Merano in una famiglia dedita alla pastorizia e visse sia un'infanzia che un'adolescenza caratterizzata dalla povertà, ma non solo questo, anche dal lavoro precoce nei campi. Molti infatti all'epoca lo descrissero come una persona timida, una persona molto schiva e a volte anche con la tendenza all'isolamento, mentre invece altre persone lo descrissero come una persona con seri problemi psichici. Da piccolo purtroppo, e non è un dettaglio indifferente, ha subito dei gravi abusi da parte del padre. Ferdinand passò molti anni in Svizzera a lavorare come pastore, ma successivamente tornò in patria trovando lavoro in un grande fienile a Rifiano. Con una serie di precedenti penali alle sue spalle, come oltraggio, resistenza pubblico ufficiale e anche ubriachezza, fin da giovane cominciò a maturare dei sentimenti strani, soprattutto anti-italiani. Tanto che aderì, pensate un po', a Ein Tirol, che era un gruppo terrorista di stampo successionista che rivendicava l'annessione dell'Alto Adige all'Austria. Ma aggiungiamo un'altra chicca ragazzi, perché Gamper non conosceva affatto la lingua italiana. Nel 1989 però purtroppo avvenne una tragedia molto grave per Ferdinand, perché il fratello minore Richard si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola direttamente in testa. Ma non è finita qui raga, perché successivamente purtroppo avvenne anche il decesso di suo padre. Ma qui ragazzi partiamo dal primo delitto che lui ha commesso, perché avvenne a febbraio del 1996 proprio a Merano, dove con un colpo d'arma da fuoco alla nuca tolse la vita a Hans Otto Determing, a solo 61 anni, che lavorava presso la Deutsche Bundesbank, e la sua amante, ovvero Clorinda Cecchetti, un'impiegata marchigiana di soli 50 anni. I due però furono colpiti in una circostanza abbastanza strana, ovvero mentre passeggiavano lungo il torrente Passirio. Infatti in un primo momento si pensò ad un delitto economico patrimoniale, legata soprattutto ad una vicenda privata del banchiere tedesco, ma in seguito però venne ipotizzato un delitto passionale che vede come indiziata proprio la moglie di Dieter Mering. Ma anche in questo caso l'ipotesi investigativa rimase senza alcun tipo di riscontro. Il 14 febbraio del 1996, ovvero qualche giorno dopo dello stesso mese dello stesso anno, in una frazione meranese fu tolta la vita anche a Umberto Marchioro, contadino di soli 58 anni. Ma la causa del decesso, raga, è la medesima, ovvero purtroppo un colpo di pistola dritto in testa. E sapete dove questa volta? Nei pressi della propria abitazione. L'arma durante la fase investigativa risultò essere la stessa arma appunto utilizzata per il primo delitto, ma non solo, perché furono identiche anche il modo in cui si è commesso questo delitto. A fronte di tali indizi, infatti, le unità investigative cominciarono a formulare l'ipotesi che dietro a questi tre delitti ci fosse la mano vera e propria di un serial killer.
Soltanto qualche giorno dopo, però, con l'accusa di essere colpevole di 3 delitti, fu arrestato l'imbianchino Luca Nobile, che aveva tra l'altro rilasciato in precedenza dichiarazioni, diciamo abbastanza ambigue, relative proprio al primo delitto di cui era stato testimone, fornendo addirittura un identikit dell'assassino che pochissimo tempo dopo però si rivelerà fasullo. Ma raga, andiamo avanti perché i delitti non terminano qua. Il 27 febbraio, infatti, sempre dello stesso mese e sempre nel centro di Merano, venne tolta la vita a Paolo Vecchiolini, un ragioniere di 36 anni, proprio mentre passeggiava con la sua fidanzata Yvonne, ma anche qui con lo stesso modus operandi e la stessa arma dei delitti precedenti, ossia con un colpo d'arma da fuoco alla testa con una calibro 22. La fidanzata della vittima fortunatamente riuscì a fornire alle autorità un identikit dell'assassino, descritto esattamente come un uomo alto, biondo, in tuta e con uno zaino sulle spalle. Questo nuovo delitto, infatti, oltre a scagionare Luca Nobile, spinse gli investigatori a riprendere la strada dei delitti proprio seriali. Grazie infatti a questo identikit, il barbiere di Merano, Charlie Daprat, arrivò a identificare proprio lui, proprio l'assassino, proprio Ferdinand Gamper. Ma qui passiamo al mese successivo, esattamente il 1° marzo, fu commesso con lo stesso appunto identico modo un ennesimo delitto, ma sapete dove? Questa volta proprio accanto alla casa di Gamper. Questa volta purtroppo il povero sfortunato si chiamava Tullio Merchiori, un muratore di soli 58 anni. Ma dopo una serie di testimonianze e di varie segnalazioni, gli inquirenti riuscirono già in qualche modo a farsi un'idea di questo serial killer, anche perché accanto di una delle vittime fu trovato un foglietto con scritto esattamente queste parole: sono un italiano immigrato responsabile di un infarto. Successivamente, ma pochissimo tempo dopo, in casa di Gamper venne ritrovato un altro foglietto con scritto quello che vi sto per dire: viva la grande Germania, non fermerete l'unione di Pantirol, anche questa volta siete arrivati troppo tardi. Gamper a questo punto, sentendosi braccato, minacciato praticamente da tutto e da tutti, cominciò a scappare, si diede alla fuga e si rifugiò nel suo maso. Il maresciallo Guerrino Botte della stazione dei carabinieri di San Genesio a Tesino cercò proprio di avvicinarsi a questo nascondiglio di Gamper, ma fu purtroppo colpito in faccia da un proiettile. Ma lui non perse la vita sul colpo come tutti gli altri. Infatti fu ferito in modo molto grave e fu trasportato con urgenza all'ospedale di Bolzano, ma purtroppo soltanto lì perse la vita. Gli uomini della polizia e della Criminal Poll decisero di fare immediatamente irruzione in questa sua, nascondiglio, maso, casa diroccata, raga, chiamatela un po' come volete, e aprirono il fuoco. Ferdinand Gamper inizialmente rispose al fuoco, poi si ritirò immediatamente nell'edificio, si chiuse dentro e a questo punto si udì un colpo di pistola proprio provenire dal suo interno. Ma una volta che i poliziotti, non sentendo più alcun tipo di rumore, alcun tipo di suono, di movimento, nulla di nulla, entrarono al suo interno, trovarono proprio il corpo di Gamper senza vita. E sapete perché? Perché proprio quel colpo di pistola che le forze dell'ordine avevano sentito ancora quando erano fuori è stato l'unico colpo di pistola che gli è servito per togliersi la vita. Soltanto in quel momento, raga, si riconobbe l'arma utilizzata per tutti quanti i delitti, ovvero una carabina Weyrauch calibro 22 a cui aveva segato sia la canna che il calcio per renderla perfettamente occultabile all'interno del suo zainetto. Infatti, dopo numerose analisi, risultò appunto la stessa identica arma utilizzata per tutti quanti i delitti, rendendo così ovviamente inequivocabile l'identificazione di Gamper.
Proprio quel giorno lì fu rilasciato il povero Luca Nobile. Ma non finisce qui, raga, perché anche dopo il decesso di Gamper le indagini continuarono, proseguirono per approfondire in tutti i modi possibili la personalità di questo killer. Inizialmente, infatti, gli inquirenti pensarono che tutti questi delitti furono causati semplicemente da, appunto, come ho detto all'inizio del video, da una malattia mentale, ovvero con più precisione dalla schizofrenia. Ma tale patologia però non è stata mai riscontrata da alcun medico, tanto che il nome di Gamper non era neanche inserito nella lista dei malati psichici residenti nella provincia di Bolzano. A questo punto iniziarono a prendere in considerazione altre opzioni, come ad esempio l'odio etnico e razziale. Gamper, come testimoniavano quei pochi del paese che lo conoscevano, odiava apertamente gli italiani in un modo incredibile. Le vittime dei suoi delitti, infatti, erano per lo più di nazionalità italiana e di sesso maschile, ma tranne uno, ovvero Det Mering, che era appunto di nazionalità tedesca. Ma sapete perché ha tolto la vita appunto a Det Mering? Perché il killer fu ingannato proprio dal fatto che il banchiere stava parlando perfettamente in lingua italiana con la sua amante. Ragazzi, pensate un po' che anche questa vicenda ottenne una particolare attenzione da tutti i mass media, ma soprattutto quelli tedeschi. La stampa tedesca, infatti, in particolare, aveva sempre insistito sull'odio etnico come movente appunto di questi delitti compiuti, secondo loro, in una sequenza logica proprio da Gamper. Ragazzi, mettetemi nei commenti voi cosa ne pensate. Sapete qualcosa di più di questo personaggio? Avete magari notizie in più di quelle che io vi sto dando? Mettetelo nei commenti, raga, fatemi sapere qualcosa. Intanto io, come sempre, vi invito ad iscrivervi ovviamente a questo canale, di attivare tutte le campanelline, di condividere questo video su tutti i vostri social, ma non è finita qua. Tempestate di like a questo video, raga. Noi ci vediamo quando? Prestissimo, ovviamente, come dico sempre, nel mio prossimo video. Ciao a tutti e stay tuned.